C'è un'isola, immersa nella baia di San Francisco, che per decenni ha alimentato paura, mistero e leggende. Il suo nome è Alcatraz, ma per molti era semplicemente l'isola del diavolo. Tra le nebbie fredde del Pacifico e le onde impietose, questa roccia isolata ospitava il carcere più temuto d'America. Un luogo pensato non per rieducare, ma per spezzare, per contenere l'incorreggibile. Chi entrava ad Alcatraz lo sapeva, da lì non si scappa. Eppure, in una notte del 1962, qualcuno ci provò e forse ci riuscì davvero. Ma per capire questa fuga, dobbiamo tornare indietro, a quando tutto ebbe inizio. Quando il penitenziario federale apre le porte nel 1934, l'obiettivo è limpido: rinchiudere gli uomini più temuti d'America in un luogo da cui nessuno possa evadere. Le mura di cemento armato superano il metro di spessore, le grate d'acciaio scendono a picco nella roccia ed enormi riflettori frugano la baia dall'alba al tramonto. Ogni passo, fuori e dentro le celle, è sotto lo sguardo di guardie addestrate a non distogliere lo sguardo nemmeno per un istante. La vita dentro Alcatraz si riduce all'essenziale: un letto, 3 pasti, 8 ore di lavoro forzato. Il rumore dell'oceano filtra ovunque, ricordando che acqua gelida e correnti violente sono la seconda barriera della roccia. Tra gli ospiti più celebri figurano Al Capone, Machine Gun Kelly, Robert Stroud. Ma nel 1960 sbarca un uomo destinato a cambiare la storia del carcere. Si chiama Frank Lee Morris, mente brillante e spirito indomabile. Poche settimane dopo vengono trasferiti anche i fratelli John e Clarence Anglin, cresciuti nei fiumi della Florida, nuotatori instancabili. Non si conoscono ancora, ma il destino li sta già ponendo sullo stesso binario. Dopo mesi di osservazione in silenzio, l'isola inespugnabile inizia a mostrare piccole fessure figurative. Nulla di definito, solo intuizioni. Un condotto di ventilazione troppo vecchio, un cambio di turno che lascia sguarnito un corridoio, un punto d'ombra sul muro esterno. È l'inizio di qualcosa che per ora esiste soltanto nei pensieri dei 3 futuri complici. Le giornate scorrono lente, ma la notte accende la mente di Frank Morris. Nella stretta cella del blocco B ascolta il respiro regolare dei compagni, conto alla rovescia prima che l'ispezione notturna passi oltre. Quando il corridoio torna al silenzio, stacca con cautela la griglia del condotto di aerazione dietro il lavandino. La vernice, nei decenni, ha già indebolito i bordi. Basta la lima di un temperamatite lavorata nelle ore di officina per aprire il primo varco. Ogni scaglia di cemento viene nascosta nella tasca della divisa e dispersa la mattina seguente nel cortile, mischiata alla polvere. Pochi giorni dopo, Morris chiede un turno alla lavanderia. Lì incontra John Anglin. Non parlano di fuga, nemmeno un cenno diretto. Discutono di acqua fredda, di correnti, dei mulinelli che si formano tra Alcatraz e Angel Island. Sono frasi banali, eppure dietro ogni parola c'è un calcolo. Quanto tempo resisterebbe un uomo allenato? Quanta distanza si può coprire prima che la baia diventi un vortice di ghiaccio? Clarence ascolta da lontano, memorizza, collega i punti. Una sera, di ritorno in cella, i 2 fratelli incrociano lo sguardo di Frank. È un secondo appena, ma abbastanza perché nasca un'intesa. Serve attrezzatura, serve pazienza, serve qualcosa per confondere le guardie. Nei mesi successivi i 3 raccolgono cucchiai di mensa, pezzi di metallo provenienti da un aspirapolvere dismesso, colla vegetale ricavata di nascosto con lievito e sapone.
Con quei materiali costruiscono scalpelli improvvisati e soprattutto creano calchi in cartapesta delle loro stesse teste. Usano brandelli di quotidiani, colla e capelli raccolti dal barbiere della prigione. Le teste, dipinte con il caffè per dare un'ombra di carnagione, riposeranno sui cuscini la notte dell'evasione. Il sistema di sicurezza di Alcatraz prevede controlli visivi ogni ora, non contatti fisici. Basterà un'illusione ben fatta per guadagnare tempo. Il lavoro di scavo procede in parallelo, dietro ognuna delle 3 celle. Il condotto si allarga verso un corridoio di servizio nascosto dietro il muro posteriore. Frank perfora secondo un ritmo preciso. Pochi colpi, lunghi intervalli. Quando arriva il test del martello, si ferma. Durante le prove di allarme antincendio, picchia più forte, così che il suono resti coperto dal clangore generale. Gli Anglin alternano il compagno con turni che evitano sospetti, ripetendo lo stesso rituale con identica precisione. Il 1962 entra nel calendario portando con sé un inverno rigido. La temperatura dell'acqua scende vicino a 10 gradi, ma i 3 sanno che non possono aspettare la primavera. Ogni giorno in più è una variabile imprevedibile. Un cambio di guardia, un sopralluogo di manutenzione, persino un nuovo detenuto nel blocco. L'attesa potrebbe far crollare il piano, e il piano è ormai l'unica ragione di esistere. A gennaio le aperture dietro i lavandini sono già larghe quanto basta per far passare un corpo magro. Ognuno costruisce un piccolo mantice di cartone collegato a un tubo di plastica per soffiare via la polvere senza fare rumore. Quando le guardie contano i prigionieri nell'ora d'aria, Frank osserva la torretta centrale. L'angolo di visuale non copre una zona del cortile esterno, segna il punto nella mente. Potrebbe essere il luogo dove calare una zattera improvvisata, ma serve prima un modo per galleggiare. All'officina di manutenzione, i fratelli Anglin ottengono mazzi di vecchi impermeabili. Li cuciono con filo cerato, li sigillano con il calore di una lampada, creando serie di camere d'aria. A poco nasce una zattera pieghevole, arrotolabile dentro una sacca che può passare per un comune sacco del bucato. Ai primi di maggio tutto è pronto. Manca soltanto la notte giusta. Frank ascolta le previsioni meteo, trasmesse dalla radio della mensa. Correnti moderate, nebbia in arrivo, luna in fase calante, condizioni ideali. Eppure decide di aspettare ancora. Vuole che l'oceano sia appena più calmo, che l'acqua gelida perda un paio di gradi, perché le guardie, abituate al clima della baia, si convincano che nessuno sano di mente tenterebbe il nuoto in quelle condizioni. Sanno bene che la temperatura non scenderà mai a livelli letali, ma gli altri no. La data fatidica arriva senza annunci. È l'11 giugno 1962. I 3 uomini, senza bisogno di un cenno, capiscono che è arrivato il momento. Alle 21:30 le luci del dormitorio si spengono. Le teste di cartapesta vengono posate sui cuscini, le lenzuola tirate fino al mento. Nel complesso, l'immagine è perfetta, complice l'oscurità del corridoio. Poco dopo le 23, le grate di aerazione cedono del tutto. Frank Morris scivola per primo nel corridoio di servizio, un budello buio che sa di ruggine e polvere. Il respiro dell'oceano risuona fra le tubazioni come un tamburo lontano. Dietro di lui, John e Clarence avanzano in silenzio stringendo la sacca con la zattera arrotolata. Davanti a loro si alza una ragnatela di grossi tubi verticali. Frank afferra il primo condotto e inizia ad arrampicarsi. I palmi scivolano sul metallo umido, ma l'adrenalina cancella la fatica. La grata del condotto, segata nei giorni precedenti, cede a un colpo di spalla. Una lamiera con vento la cigola, poi si sposta quel tanto che basta. Un soffio d'aria gelida investe i 3 uomini. Sopra, il cielo è quasi nero. La falce di luna è troppo sottile per fare luce. I fari delle torri tracciano lenti coni bianchi che passano sui comignoli e spariscono oltre il bordo. Accovacciati, i 3 contano il ritmo delle lame luminose. Un battito di buio. 2, 3. Scatto di pochi metri. Così,
ombra dopo ombra. Raggiungono l'angolo nord-ovest del tetto, pronti a scendere verso la riva nascosta. Dalla grondaia parte un grosso tubo di scarico che scende a picco lungo la parete esterna. Il primo a calarsi è John. Scivola lentamente, gambe strette intorno al tubo, finché non tocca il cemento. Si rifugia nell'ombra. Clarence lo segue subito dopo, senza una parola. Frank rimane per ultimo, chiude la botola, lascia dietro di sé la roccia e la sua leggenda di invincibilità. A mezzanotte i tre percorrono in silenzio la stradina asfaltata sul retro dell'edificio, costeggiando i vecchi magazzini e dirigendosi verso la zona della centrale elettrica. Proseguono dove la riva è più buia e isolata. Lì, nascosti dietro alcuni cespugli e rocce vicino agli impianti di servizio, aprono la sacca e stendono la zattera di 50 impermeabili cuciti. John estrae il mantice accordion, una vecchia concertina musicale che hanno trasformato in pompa. Collega il tubo di gomma alla valvola. Le pieghe di tela cerata si aprono e chiudono come branchie, spingendo aria nel tessuto gommato. In meno di 3 minuti la camera principale è rigida. Il tessuto tiene, poi tocca ai 2 salvagenti. Una decisione rapida. Frank regge la zattera. Gli Anglin entrano in acqua e danno la spinta. In pochi secondi sono tutti a bordo. La corrente li afferra subito, trascina la piccola imbarcazione verso ovest-nord-ovest. Le luci di San Francisco appaiono come un miraggio, tremolano nella foschia. Il vento è tagliente, l'acqua spruzza sul volto ma nessuno parla. Ogni energia è dedicata a remare, a restare caldi, a ignorare la paura che sussurra di ipotermia e squali. All'alba, 6 ore dopo, giunge l'allarme. Sirene lacerano il silenzio. Motovedette della Guardia Costiera partono in perlustrazione, elicotteri solcano il cielo. Nella cella di Frank, la testa di cartapesta si incrina sotto la torcia di una guardia, rivelando l'inganno. Inizia la caccia all'uomo più grande mai vista nella baia. Di mattina, la marea si alza. Vengono ritrovati un salvagente, brandelli di tela gialla, forse parte della zattera, ma nessuna traccia dei 3 uomini. Il timore ufficiale è che i fuggitivi siano affogati, trascinati al largo o inghiottiti dal freddo, ma non ci sono corpi e l'assenza di corpi diventa spazio per il mito. La voce corre lungo la costa, attraversa gli stati, giunge alle redazioni dei giornali. Alcuni sostengono che i 3 siano scomparsi tra le nebbie per sempre. Altri giurano di averli visti in Messico, di sfuggita, dietro vetrine polverose. Gli investigatori setacciano centinaia di piste senza risultato. Le madri degli Anglin ricevono cartoline senza mittente. Stiamo bene, si legge in caratteri incerti, sono vere, oppure uno scherzo crudele. Passano i mesi. Il direttore del carcere redige un rapporto conclusivo. Probabile annegamento. Il dossier non convince tutti, ma chi comanda ha bisogno di certezze. Una prigione definita inespugnabile non può ammettere il contrario. Nel 1963 Alcatraz chiude per sempre. Costi di gestione troppo alti, dicono i titoli di quei giorni. C'è chi sospetta che la fuga abbia minato la reputazione del penitenziario, oltre ogni riparazione. Gli anni diventano decenni. Nel 1979 l'FBI archivia il caso senza prove definitive di morte. Nel 2013 spunta una lettera attribuita a John Anglin. Siamo arrivati, recita. Frank è morto nel 2008. Clarence nel 2011. Io ho 79 anni e ho bisogno di cure mediche. Gli esperti esaminano l'inchiostro, la calligrafia, il DNA su un francobollo. Il risultato è inconcludente. Il mistero resta sospeso, come una corda lanciata tra 2 sponde che non si toccano mai. Oggi Alcatraz è un museo.
I turisti percorrono i corridoi, ascoltano l'audioguida che riproduce i passi delle guardie, la voce di un prigioniero, il clangore delle porte di ferro. Davanti alle celle di Morris e degli Anglin si fermano tutti, immaginano la griglia aperta, la fuga nel buio, la zattera gonfiata a mano. Alcuni sorridono, altri restano in silenzio. Ognuno decide se credere alla leggenda o alla versione ufficiale. E forse è giusto così, perché Alcatraz, prima ancora di essere pietra e cemento, è l'idea di un confine invalicabile. L'impresa dei 3 evasi lo ha incrinato, dimostrando che perfino nel luogo progettato per stroncare ogni speranza può germogliare la certezza della libertà. La roccia veglia ancora sulla baia. Ogni notte le luci di San Francisco si riflettono sull'acqua come un invito. Chissà se, da qualche parte, uno dei fuggiaschi ha mai osservato di nuovo quelle stesse luci, ricordando il fruscio del vento sul tetto, il bruciore del sale sulla pelle, il battere impetuoso del cuore mentre la zattera scivolava verso l'ignoto. Forse sì, forse no. Ma la loro storia continua a sussurrare che nessuna prigione è eterna quando l'ingegno e la volontà si incontrano. E così, nella nebbia della baia, Alcatraz vive ancora, non come simbolo di paura, ma come eco di un audace sogno di fuga. Se questa storia ti ha tenuto con il fiato sospeso, entra a far parte della nostra rotta verso nuove avventure. Iscriviti al canale e sostienimi, così potrò portarvi ancora più viaggi emozionanti nel passato e oltre.